Ciao a tutti, oggi andiamo ad utilizzare le farine del Mulino Caputo di Napoli per fare tre pizze differenti. Questo che state vedendo è il risultato finale con i tre impasti che abbiamo realizzato. Vediamo un po' le farine. C'è la nuvola, che è una farina di tipo 0 con 12,5 grammi di proteine, 260-280 DV e un PL05. È una farina fatta con materie prime naturali senza additivi né conservanti. Poi abbiamo la Caputo Pizzeria, che è una 00 con 12,5 grammi di proteine, un V260-270, leggermente forse un po' più basso, sempre PL05-06. E per finire abbiamo la Caputo Cuoco, che è una 00 con proteine al 13% e un V300 dai 300-320, un po' più alto, e con un PL sempre comunque 05-06. Impasti per lunghe lievitazioni, questo viene utilizzato. Poi abbiamo utilizzato anche il lievito secco, sempre Caputo. Se volete vedere nel dettaglio tutto il procedimento dell'impasto che ho realizzato per queste tre pizze, ve lo metto nel link in descrizione e anche qui sopra. È spiegato anche come procedere con la tecnica della laminazione. Tutti gli impasti hanno avuto una lievitazione a temperatura ambiente di circa 19-20 gradi centigradi. Ho usato una prima lievitazione, la cosiddetta puntata, a temperatura ambiente per 14 ore, ma diciamo a metà della puntata ho fatto anche la laminazione, che vi consiglio sempre di andare a vedere nel video. E successivamente ho fatto uno staglio con le dosi, mi hanno permesso di fare circa 4 panetti per ogni tipologia di impasto, e poi c'è stato un appretto di circa 10 ore sempre a temperatura ambiente. Gli ingredienti utilizzati per le tre tipologie di impasto sono 665 grammi di farina. Nel caso dell'ultimo impasto ho usato un terzo di ognuna delle tre farine indicate e 432 grammi di acqua, temperatura ambiente leggermente tiepida in inverno, circa 21 grammi di sale e lievito secco Caputo utilizzato 0,30. Questo è un video che vi faccio vedere un po', diciamo, ovviamente tagliato nel dettaglio, andatelo pure a vedere, però era per far vedere la consistenza che è stata simile per tutti e tre i tipi di impasti. Questi qua sono invece i panetti, quindi partiamo con il panetto fatto con solo farina Caputo nuvola. Si presenta ovviamente molto, molto soffice come impasto, sicuramente pieno d'aria, come potete vedere. Si formano subito sui bordi un sacco di bolle. Ecco qua, faccio un po' di pulizia dalla farina d'eccesso e qua insomma vediamo un pochino come avviene la stesura dell'impasto, chiamiamolo Caputo nuvola, impasto 1 Caputo nuvola. In questo caso uso anche, per allargare un pochino il disco, i pugni, il metodo dei pugni. Un impasto che si lavora sicuramente molto bene. Queste farine sono farine molto facili da usare. Per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta vedrà subito che rispetto ad altre farine, magari quelle che troviamo, diciamo, classiche al supermercato,
sono farine che sono facilissime da utilizzare, quindi veramente gli impasti, io ho visto che non sono super esperto, ma non è che faccio pizze da decine di anni, ma vi posso garantire che la differenza si vede tantissimo, perché è tutto molto facile. Praticamente è difficilissimo sbagliare un impasto con queste farine della Caputo. Sto preparando una classica margherita, quindi pomodoro, mozzarella, un giro d'olio. Avrei dovuto mettere il basilico, ma purtroppo non ho il basilico in questo momento e mi piace usare sempre quello fresco. Cottura, cielo 500 gradi, platea siamo sui 350, misurati invece siamo sui 420 sul biscotto. Vedete, la cottura si è gonfiato tantissimo i nostri bordi della pizza, e qua vediamo la pizza sfornata e procediamo al taglio per vedere com'è la nostra pizza. Vediamo sotto, cottura direi ottima, una pizza che rimane, il cornicione rimane bello croccante fuori, morbidissima internamente. Vedete, l'alveolatura si è sviluppata benissimo, tutto quanto bello morbido, e questo è, diciamo, il risultato finale. Poi considerazioni finali le facciamo di tutti gli impasti, li facciamo alla fine brevemente. Passiamo all'altro impasto con diciamo 100% Caputo pizzeria. Come vi ho accennato all'inizio, anche questa è una farina specifica, proprio che nasce proprio per fare la pizza tipica napoletana. Insomma, questa è sono due farine che hanno quello scopo, quindi non è che hanno altri utilizzi particolari, e lo fanno molto bene, direi proprio, come vi dicevo, facilissimi da usare, l'impasto viene da solo. Come tipologia di impasto ho avuto la percezione che la Caputo pizzeria risultava leggermente un po' più elastico rispetto all'impasto della Caputo Nuvola. Questo della Caputo pizzeria l'ho trovato un migliore, diciamo leggermente, una cosa proprio, la diversità piccolissima, ecco, non è che sono molto diversi, però leggermente un po' più facile da lavorare poi in fase di stesura. Solita margherita che prepariamo sempre, un giro di olio finale e sempre in forno, stessa temperatura utilizzata anche per l'altra pizza. I tempi della cottura sono stati anche qui uguali. I cornicioni, vedete, comunque crescono entrambi in modo molto intenso. Ovviamente qui le immagini sono state accelerate, non è che è il tempo reale, la cottura siamo su circa 1 minuto e mezzo, ecco, più o meno è quella. La maculatura direi che è molto simile per entrambe le pizze, anche qui la cottura sotto direi che
il risultato è simile, e mi viene da dire anche il risultato a livello visivo è simile anche per quanto riguarda l'alveolatura del cornicione. Si è comportato direi molto bene anche la Caputo Pizzeria. In termini di, diciamo, di volume del cornicione, forse leggermente un po' più spinto rispetto alla Caputo Nuvola, sicuramente appena pochino di più rispetto alla Caputo Pizzeria. Ecco, invece questo è diciamo, il terzo esperimento che ho voluto fare, ed è stato quello di mettere un terzo di farina Caputo Nuvola, un terzo di farina Caputo Pizzeria e un terzo di farina Caputo Cuoco. Diciamo che Caputo Cuoco è leggermente qualcosina in più a livello di proteine, sicuramente ha un V più alto rispetto alle altre farine. Qui non faremo una margherita anche per cambiare un pochino, perché sennò era sempre la solita margherita. Ho usato una crema di carciofi, e poi ho messo della pancetta affumicata. Ovviamente la prova non è che va a influire molto per quanto riguarda, diciamo, il gusto, per metterla a confronto. Non vi nascondo che ho fatto anche un'altra margherita, sempre per mantenere, diciamo, la prova uguale, identica per tutti e tre i casi. Nel video ho voluto mettere qualcosa di diverso per cambiare un pochino. Però ho fatto la prova anche ovviamente con la margherita, e mi verrebbe da dire che questo, almeno secondo i miei gusti, è la combinazione ideale. La Caputo Nuvola è una pizza molto neutrale, come effettivamente riscontrano anche altri, anche nella mia famiglia, ma tutti mi hanno detto che il gusto è molto neutrale, nel senso che non si sente tanto il gusto, morbidissima, friabilissima, eccetera, ma è molto neutro. E Caputo Pizzeria è leggermente un qualcosa in più, ma direi che alla fine della sfida un bel mix è quello vincente. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!